Roma non è solo una città, è una voce che attraversa i secoli, e tra tutte le sue eredità, ce n'è una che ancora oggi continua a dominare l'immaginazione del mondo intero, il Colosseo, non un semplice monumento, non solo una rovina antica, ma un simbolo assoluto di potere, ingegno e spettacolo. Visto da fuori, sembra quasi irreale, un'enorme ferita di pietra rimasta in piedi mentre tutto il resto è cambiato. Eppure questa struttura fu costruita quasi 2000 anni fa, in un'epoca senza mezzi moderni, senza calcoli digitali, senza macchinari industriali, solo tecnica, disciplina, forza umana e una visione politica precisa. Il Colosseo non era nato per essere bello. Era nato per comunicare qualcosa di molto più grande. La forza di Roma, la grandezza dell'imperatore, la capacità dell'impero di trasformare la materia in propaganda. Dietro la sua forma perfetta si nasconde però una storia molto più profonda. Una storia di distruzione e rinascita. Di lusso sfrenato e di spazio restituito al popolo. Di sabbia, ferro, sangue e memoria. Per capire davvero il Colosseo, bisogna partire dall'inizio. E l'inizio non è una pietra. È un incendio. Nel 64 d.C., Roma venne colpita da una delle tragedie più drammatiche della sua storia. Un fuoco devastante che divorò interi quartieri della città. Sotto Nerone, la capitale dell'impero si trasformò in un inferno di fiamme, crolli e panico. E mentre le case andavano in cenere, nacque anche il sospetto più pesante, che l'incendio non fosse stato un disastro casuale, ma qualcosa di voluto. La colpa, vera o presunta, ricadde sull'imperatore. E proprio dopo quel rogo, Nerone fece qualcosa che avrebbe segnato per sempre il futuro di quel luogo. Costruì la Domus Aurea. Una residenza gigantesca, sontuosa, quasi offensiva nella sua ricchezza. Laghi artificiali, giardini privati, sale decorate, oro ovunque. Un palazzo che pareva voler cancellare la città stessa e sostituirla con il sogno personale di un solo uomo. Ma il sogno di Nerone non era destinato a durare. Infatti dopo di lui, Roma cambiò volto, salì al potere Vespasiano, primo imperatore della dinastia Flavia. E con lui arrivò una scelta politica geniale, cancellare il ricordo del lusso privato di Nerone e restituire quello spazio ai cittadini. Dove prima c'era il lago della Domus Aurea, sarebbe sorto un anfiteatro pubblico. Non una reggia, non un giardino proibito, ma un luogo per la folla. Era un gesto dal significato potentissimo. Via l'esclusività di un imperatore, dentro il divertimento del popolo. Via la memoria dell'eccesso personale, dentro un edificio che avrebbe esaltato Roma davanti a tutti. Il messaggio era chiarissimo. Il potere non appartiene più a un solo uomo, ma all'impero. Nel 72 d.C. cominciò il cantiere. E quello che prese forma non fu soltanto un edificio, ma una delle più straordinarie imprese ingegneristiche dell'antichità. Prima venne bonificata l'area. Poi furono gettate fondamenta profonde e solide. Le pietre di travertino arrivavano da Tivoli e venivano trasportate con una logistica impressionante per l'epoca. Servivano carri, buoi, rampe, gru di legno, corde, leve. Tutto funzionava grazie alla forza umana e a una pianificazione quasi militare. Il cantiere era un organismo vivente. Centinaia, forse migliaia di persone lavoravano senza sosta. Schiavi, operai specializzati, architetti, carpentieri, scalpellini, fabbri. Ogni squadra aveva un compito. Ogni blocco aveva una posizione. Ogni giorno portava la struttura più vicina al cielo. La vera rivoluzione, però, non stava solo nelle dimensioni. Stava nel modo in cui i romani pensavano l'edificio. Il Colosseo fu progettato con un sistema di archi, volte e sostegni che distribuiva il peso in maniera straordinariamente efficace. Non era un ammasso di pietre, era una macchina geometrica. Il travertino fu usato per l'esterno, il tufo e i laterizi per le parti interne. Una combinazione studiata per garantire solidità, rapidità costruttiva e resistenza nel tempo. Il risultato fu sorprendente. In appena 8 anni, sotto Tito, il Colosseo era pronto. Nell'80 d.C. venne inaugurato. E da quel momento iniziò la sua vera vita, quella del palcoscenico più imponente mai costruito nell'antichità. Varcare uno dei suoi ingressi significava entrare in un mondo organizzato con una precisione quasi moderna. Il pubblico poteva raggiungere il proprio posto in pochissimo tempo grazie a un sistema di accessi numerati e passaggi radiali che oggi chiameremmo efficientissimo. Dentro,
l'anfiteatro poteva accogliere fino a circa 70.000 spettatori. Le gradinate erano distribuite secondo il rango sociale. In basso sedevano le élite, senatori, magistrati, nobili. Più in alto si trovavano i cittadini comuni. Ancora più su, i gruppi meno privilegiati. Non esisteva uguaglianza, neppure davanti allo spettacolo. Al centro c'era l'arena, coperta di sabbia chiara. Attorno, il muro di protezione. Sotto, invece, si apriva il vero cuore tecnico del Colosseo, l'ipogeo. Un dedalo di corridoi, ambienti di servizio, gabbie, piattaforme e sistemi di sollevamento. Da lì potevano emergere animali, combattenti, scenografie, prigionieri. Tutto appariva improvvisamente davanti agli occhi della folla grazie a botole e ascensori manuali. Era un teatro, ma un teatro costruito per impressionare, dominare e terrorizzare. La giornata negli spettacoli seguiva un ritmo preciso. Al mattino c'erano le cacce, le venationes. Animali provenienti da ogni angolo dell'impero venivano portati a Roma per essere mostrati e cacciati. Leoni, tigri, orsi, pantere, elefanti. Creature esotiche che alimentavano il senso di meraviglia e di superiorità romana. Poi arrivavano le esecuzioni pubbliche, condannati costretti sotto gli occhi di migliaia di persone, a combattere disarmati contro le belve o tra di loro armati solo di gladio. A volte i condannati venivano inseriti in veri e propri quadri ispirati ai miti, trasformando la loro esecuzione in una vera e propria rappresentazione. Nel pomeriggio entravano in scena loro, i gladiatori. Combattenti professionisti, schiavi, prigionieri di guerra, ma anche uomini liberi che cercavano fama e ricchezza. I loro duelli erano regolati, studiati, scenografici. E allo stesso tempo reali, brutali, definitivi. La folla reagiva, urlava, applaudiva e giudicava, mentre l'imperatore osservava e decideva. Il Colosseo non era soltanto un luogo di intrattenimento, era uno strumento politico. Dava al popolo spettacolo, e in cambio chiedeva consenso. In alcune occasioni straordinarie, l'arena poteva perfino essere allagata per simulare battaglie navali, le naumachie. Navi, rematori, combattimenti, acqua e scena, tutto dentro un anfiteatro che sembrava capace di trasformarsi in qualunque cosa Roma desiderasse. Il Colosseo era enorme, ma non era solo grande. Era progettato con una logica quasi inquietante. Misurava circa 189 metri di lunghezza e 156 di larghezza. L'altezza originaria sfiorava i 50 metri. La facciata si sviluppava su 4 ordini sovrapposti, con archi e colonne che richiamavano gli stili dorico, ionico e corinzio. Eppure il vero prodigio era l'organizzazione interna. Il sistema dei vomitoria permetteva un flusso rapidissimo di entrata e uscita. Ogni settore era separato, ogni accesso era controllato, ogni spazio aveva una funzione precisa. Un anfiteatro che, per efficienza, ricorda sorprendentemente gli stadi moderni. Anche la cavea seguiva la gerarchia romana. Ogni classe occupava il posto che le spettava. La città intera era rappresentata dentro quella forma ellittica, non come comunità uguale, ma come ordine perfettamente stratificato. Sopra l'ultimo livello si estendeva il velarium, il grande tendone che proteggeva gli spettatori dal sole. Veniva manovrato da marinai specializzati e dava al Colosseo un aspetto ancora più scenografico, quasi navale, quasi vivente. Ma il Colosseo non parlava solo agli occhi. Parlava anche agli odori, ai suoni, alla pelle. Incensi e profumi venivano usati per attenuare il tanfo degli animali e del sangue. Trombe, flauti e strumenti a fiato scandivano i momenti più intensi. Ogni elemento contribuiva a creare un'esperienza totale, studiata per coinvolgere completamente il pubblico. E poi c'era il nome. Secondo la tradizione, Colosseo non deriverebbe direttamente dall'anfiteatro, ma da una statua gigantesca vicina al sito, il Colosso di Nerone. Una figura enorme, alta più di 30 metri, poi scomparsa nel tempo. La statua non esiste più, ma il suo ricordo è rimasto legato per sempre all'edificio. Il Colosseo, quindi, non era solo un luogo. Era anche una memoria trasformata in parola. Ma nessun impero è eterno. E neppure il suo anfiteatro più celebre poteva sfuggire al passare dei secoli. Con il declino dell'impero romano d'Occidente, anche il Colosseo cominciò lentamente a perdere la sua funzione originaria. Nel V secolo i grandi giochi finirono.
Le ultime forme di combattimento gladiatorio si svolsero sotto l'imperatore Onorio, poi il silenzio. Le cause erano molte. I costi enormi, il mutamento della società, l'ascesa del cristianesimo, sempre più ostile ai giochi sanguinosi. Il Colosseo, da simbolo di potenza, diventò un corpo senza più voce. Nel Medioevo il destino dell'edificio cambiò ancora. Fu usato come fortificazione, come rifugio, come spazio abitato da chi non aveva altro luogo dove stare. Ma soprattutto fu trattato come una cava di materiali. Travertino, metalli, blocchi di pietra vennero portati via e riutilizzati per altre costruzioni di Roma, comprese chiese e palazzi. A questo si aggiunsero i terremoti. Quello del 1349 fu tra i più devastanti e provocò il crollo di intere parti dell'anfiteatro. Da lì in poi il Colosseo divenne sempre più una rovina, invasa da erbacce e vegetazione spontanea. Nel Cinquecento era persino diventato oggetto di interesse botanico, quasi una piccola natura cresciuta dentro i resti di Roma antica. Eppure non scomparve mai del tutto. Nel Settecento cambiò la percezione del monumento. I papi iniziarono a considerarlo un luogo di memoria cristiana, legandolo al tema del martirio, fu eretta una croce, venne introdotta una via crucis e si bloccò l'uso del Colosseo come cava di materiali. Da quel momento iniziò una nuova fase, la conservazione. Nell'Ottocento, durante il Risorgimento, il Colosseo assunse anche un valore nazionale. Non era più soltanto un'eredità dell'impero o un simbolo religioso, era una testimonianza viva della storia italiana. Furono avviati restauri, studi, interventi di consolidamento. Pietra dopo pietra, l'anfiteatro venne salvato dal collasso. E oggi il Colosseo è tra i monumenti più visitati del pianeta. Ogni anno milioni di persone ne attraversano gli archi, lo fotografano, lo studiano, lo osservano in silenzio. Ma chi si ferma davvero a sentirlo, percepisce ancora qualcosa di antico nell'aria, il peso della folla, il rumore dei sandali, l'eco di un potere che voleva sembrare eterno. Il Colosseo ha attraversato guerre, terremoti, saccheggi e secoli di abbandono. E il motivo non è solo la pietra. È il significato che si porta dentro. Non è semplicemente un monumento. È un testimone. Un frammento enorme di ciò che Roma è stata, capace di costruire bellezza e crudeltà, ordine e spettacolo, ingegno e dominio. Ogni arco sembra custodire una voce. Ogni rovina sembra trattenere un eco. Ogni crepa racconta il tempo. Nato per dominare lo sguardo. Sopravvissuto per dominare la memoria. E ancora oggi, quando lo osserviamo, non guardiamo solo ciò che resta. Ascoltiamo ciò che non è mai davvero finito. Il Colosseo non è antico. È vivo nella storia.